Storytime, Evoluzione Radio. Bentornati amici ed amiche di Storytime, io sono Emanuele Landi qui su Radio Italia 5 per raccontarvi una nuova storia e per farvi conoscere una nuova professione. Sono in compagnia di una nuova ospite che vi vado a presentare e illustrare, sono con Valentina De Vico. Ciao Valentina e benvenuta in nostra compagnia. Ciao, è un grande piacere essere qui per me oggi. Molto bene, siamo contenti noi Valentina di averti qui come ospite. Innanzitutto presentati, raccontaci un po' della tua figura professionale, so che sei una project manager. Ma cosa fa una project manager? Ma fa tante cose, segue dei progetti di base, in linea generale segue dei progetti, in realtà poi nel backstage fa molto altro. Io poi trasversalmente mi occupo anche di comunicazione, quindi seguo anche questa linea. Lavoro per questa organizzazione che si chiama Centro Studi Cultura Sviluppo, che ha base a Pistoia, quindi molto vicino a qui, e diciamo è un'organizzazione estremamente attiva nell'ambito e nel settore della formazione professionale sia a livello locale ma anche a livello europeo. Io vengo da 8 anni di vita in Cina, quindi quando appena laureata, diciamo, ho preso questa grande decisione che probabilmente non tutti fanno, di andare oltreoceano e di imbarcarmi in questa nuova avventura. In realtà dovevo rimanerci per pochi mesi, ci sono rimasta 8 anni e da lì tante cose sono cambiate, tante cose si sono evolute. E insomma, ho maturato anche delle passioni a livello personale che hanno poi influenzato anche la mia carriera professionale. Qui oggi vorrei parlare con voi di questo argomento che è sempre più, diciamo, in fermento negli ultimi anni, soprattutto, che è l'uguaglianza di genere e la parità di genere. E da parte mia questa passione è nata appunto in Cina, perché io, essendo una giocatrice di calcio, sono arrivata in Cina a livello amatoriale, a livello di calcio femminile, come si può ben immaginare, non c'era molto. E quindi la mia passione poi è veramente diventata un vero e proprio amore per questo sport e ho pensato, ma se non c'è, ce lo facciamo. Quindi da lì abbiamo iniziato a fare le prime reclute di ragazze internazionali, abbiamo creato la nostra prima squadra di calcio femminile internazionale, perché appunto c'erano ragazze da qualsiasi paese del mondo, veramente dalle Figi piuttosto che gli Stati Uniti, la Cina stessa, Europa, Africa, tutti, insomma, geograficamente molto complessa, e ci divertivamo perché alla fine l'unico filo conduttore era appunto il divertimento, il piacere di giocare a questo sport che purtroppo anche in Cina è fortemente ostacolato dal punto di vista appunto femminile. Poi da lì sono nati i primi tornei, i primi spostamenti in varie altre città della Cina e non solo, e quindi insomma questa passione è cresciuta fortemente e sono ben felice oggi nel mio lavoro di poter sfruttare appunto questa passione personale, appunto è diventata il mio lavoro. Con CSCS appunto gestiamo una serie di iniziative, una serie di progetti anche a livello europeo, e quindi uno di questi appunto sono dei progetti che stiamo gestendo sulla parità di genere. Nello specifico questi progetti sulla parità di genere vanno a targetizzare appunto quello che è la gioventù, diciamo, ai ragazzi, e quindi ci rivolgiamo alle organizzazioni giovanili, ci rivolgiamo ai club sportivi, ci rivolgiamo alle scuole. E quindi abbiamo attuato appunto questo database di buone pratiche di appunto organizzazioni giovanili, piuttosto che scuole, piuttosto, insomma, sono tutte buone pratiche che vengono messe a fruizione appunto del pubblico per valutare il livello di accettazione di parità di genere che c'è nelle varie organizzazioni. Quindi questo appunto a livello digitale per il momento, ma insomma abbiamo fatto un sondaggio per far valutare, per un'autovalutazione di queste organizzazioni, per rispondere alla domanda: quanto sono io trasparente e paritario all'interno della mia organizzazione nel valutare il genere maschile e il genere femminile come appunto sullo stesso livello. Questa serie di autovalutazioni poi darà una serie di consigli e buone pratiche da seguire per migliorare appunto la awareness, quindi la consapevolezza vera e propria di questa organizzazione. Questo è un progetto che ci rende molto orgogliosi appunto in un momento di grande fermento che è necessario per il raggiungimento della parità. Assolutamente d'accordo con te Valentina, mi stavo
perdendo nelle tue parole, perché è davvero un argomento che sento anche particolarmente mio, essendo anche appassionato di calcio femminile, quindi mi fa piacere anche aver scoperto questo lato della tua persona, e ti chiederei anche se rifaresti la scelta che hai fatto tanto tempo fa di andare in Cina anche per maturare, no? La rifaresti? Assolutamente sì, nel bene e nel male comunque ho sempre imparato da questa esperienza che veramente la Cina è la mia maestra, io lo dico sempre, perché mi ha insegnato a schiaffettoni, a schiaffi, però sì, diciamo che a volte c'è stato anche qualche schiaffo, però insomma ha fatto di me la persona che sono oggi, adesso, e quindi insomma io sono molto contenta e fiera. Poi tra l'altro parlo bene cinese, insomma per me è proprio stato un percorso anche a livello di apprendimento molto importante, sia per la cultura, una cultura così diversa dalla nostra, ma in fondo non così diversa su tanti aspetti, e soprattutto è stata un'esperienza che non tutti hanno il privilegio di fare. Assolutamente sì. Quindi mi sento anche molto fortunata sotto questo punto di vista. Perfetto, e tornando a CSCS, chi è che si rivolge a questo centro? Allora, la nostra organizzazione, diciamo, a livello locale è sempre attiva e dinamica in una serie di iniziative, come ad esempio abbiamo lanciato qualche tempo fa un corso di robotica per dei soggetti disoccupati che avevano appunto l'esigenza di reinserirsi nel mondo del lavoro con delle competenze specifiche. Quindi in età, diciamo, non più giovanissima, ma che comunque arrivati ad un certo punto della propria vita in cui si dovevano appunto reinserire nel mondo del lavoro, e non è, sappiamo benissimo, non è semplice, facilissimo, dovevano acquisire delle competenze un po' più tecniche e specifiche, quindi questo corso di robotica si rivolgeva a loro. Stiamo facendo e portando avanti da oltre 10 anni una serie di progetti, di iniziative sulla mobilità dei ragazzi, quindi ci rivolgiamo anche ai ragazzi, con l'Italy Mobility, che è un progetto appunto che stiamo gestendo da anni e che prevede appunto insomma, forniamo una serie di tirocini ai ragazzi di qualsiasi paese membro della comunità europea, e questi ragazzi vengono a Pistoia, noi li inseriamo in dei percorsi, diciamo, formativi organizzati e strutturati nelle aziende del territorio, riusciranno a completare dei tirocini appunto, e fino all'acquisizione di determinate competenze che sono appunto curriculari sotto appunto l'Erasmus, che è questo programma europeo che tutti conosciamo bene. Ovviamente Valentina, grazie per averci dato comunque una panoramica sulle attività. CS Group nella pagina Facebook, ma il sito di riferimento è cscs.it. Ci ricordi solo l'acronimo significa? Significa Centro Studi, Cultura, Sviluppo. E allora, grazie per aver sviluppato questa nostra chiacchierata. Valentina, ti va di salutare o ringraziare qualcuno in particolare? Allora, io vorrei ringraziare la mia squadra femminile di calcio in Cina, che sicuramente non ci seguirà, perché in Cina, come ben sappiamo, ci sono anche delle limitazioni in questo senso, però sono molto felice di poterle ringraziare e di farle avere magari in seguito alla registrazione che stiamo facendo, perché sono molto felice di averle conosciute, di aver iniziato questo gioco insieme, ma che comunque ci ha fatto crescere tantissimo. Mi mancano moltissimo e spero di rivederle presto, chissà in quale angolo del mondo. Assolutamente, integrazione e uguaglianza di genere. Dove hai giocato, Valentina, così per ricordarlo? Allora, io ho giocato a Pechino. A Pechino. Nella squadra amatoriale delle Beijing Bats, che vuol dire pipistrelle. E dopodiché a Empoli, comunque in Italia, quando sono tornato ho ripreso appunto gli allenamenti, partite, tornei e quant'altro. E adesso mi sono rotta il crociato, quindi adesso sono ferma. Ok, conosco. Valentina, ma questa è un'altra storia. Ne Questa è un'altra storia. parleremo un'altra volta. Valentina, grazie di essere stata in nostra Grazie compagnia. a te. E buon lavoro. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie a Valentina De Vico, e voi amici ed amiche di Storytime restate ancora in nostra compagnia. Ricordate cscs.it e CSCS Group, la pagina Facebook. Restate ancora su Radio Italia 5 per la prossima intervista. Ciao. Storytime, Evoluzione Radio.